La ragazza e l'ufficiale, anticipazioni della penultima puntata del 10 settembre, ci avviamo al gran finale con questa puntata ricca di emozioni. Yahya sta mettendo in ordine dei documenti in vista del trasferimento ad Ankara. Con lui andranno anche Guside e Binnaz. Guside, che ha appena saputo da Isce che Jelil è ferito ed è stato portato a casa di Seit, gli chiede tempo dicendogli che hanno deciso troppo in fretta e accampando scuse come quella dell'aiuto in hotel ancora necessario. Yahya però è irremovibile, la decisione è presa e loro partiranno presto. Shura, a cena con Valentina e Petro, si chiede dove sia Alia. Alia è in una stanza con Billy e sta mettendo in atto il piano di vendetta che aveva progettato con l'aiuto di Petro. Billy infatti è legato al letto e Alia tiene in mano una pistola puntata contro di lui. Alia gli dice di dirle dove si trova la lettera che vuole Petro. Billy, esagitato, le risponde che quella lettera sarà la sua condanna a morte e anche quella di Seit. Quindi le dice che gli darà quella lettera se lo lascerà vivere perché quella lettera vale più della sua vita. Quindi Alia prende la lettera da dietro un mattone e la legge davanti a Billy. Lui le dice che se consegna la lettera a Seit, lui ucciderà Petro e andrà in prigione. Se invece consegna la lettera a Petro, lei morirà perché è a conoscenza di segreti che non ammettono rischi. Quindi le propone di lasciarlo andare e lui ucciderà Petro e la farà uscire dal paese in sicurezza, dandole anche dei soldi. Alia non lascia neanche finire di parlare Billy che prende un cuscino, glielo avvicina al volto e gli spara attraverso di esso un colpo di pistola letale alla testa. Poi esce dalla casa, pensierosa sul da farsi con la lettera, darla a Petro o a Seit. Poco dopo Seit sente bussare alla porta. È Alia che gli dice che devono parlare. Alia entra in casa, guardata male da Murvet che la vede come una minaccia al suo matrimonio e chiede di poter parlare da sola con Seit. Saliti al piano superiore, Alia gli racconta che ha ucciso Billy per vendetta, per la morte del fratello, mentre Emine, che stava portando loro del cibo, sente tutto dalle scale. Seit le risponde di non aver paura e le chiede se qualcuno l'ha vista o sentita. Lei risponde che non lo sa e Seit le dice che quella notte rimarrà lì con loro. Emine sale a portare il cibo e abbraccia Alia e la ringrazia e le dice che può rimanere quanto vuole. Nel letto Seit rassicura una gelosissima Murvet che vuole solo lei e non deve dare ascolto a nient'altro. Poi la abbraccia. Petro, che non ha più notizie di Alia, si reca in hotel chiedendo se sia lì o se si sia vista. L'allarme su dove sia Alia si allarga a Binnas, Guside e tutti la cercano. Proprio in quel momento arrivano i soldati inglesi che dicono che stanno cercando Alina Sorokova perché sospettata di omicidio. Seit e gli altri stanno facendo colazione, pensano a dove portare Alia in sicurezza e nell'hotel la perquisizione continua, tanto che Sabri difende l'onore di Alia e viene preso in ostaggio. Verrà restituito alla famiglia solo quando gli diranno dove si trova Alia. A Pera viene istituita la legge marziale e le perquisizioni e gli arresti si susseguono in tutta la città. Seit e Jelil si recano a Pera e si nascondono in lavanderia, riuscendo ad eludere i soldati che stavano proprio facendo una perquisizione in quel momento. Seit poi va in hotel e viene a sapere di Sabri che è in arresto. Contemporaneamente, Petro ha venduto in fretta e furia l'hotel, incassando un prezzo minore al suo valore pur di liberarsene velocemente. Alia parla con Murvet, le racconta che Shura è una persona buona, che l'ha aiutata come ha potuto con il fratello e che non deve pensare che sia una poco di buono. Poi le dice che Shura sta per lasciare il paese. Più tardi Murvet parla con Aisce e le dice che Shura sta per partire. Aisce maliziosamente dice di non dirlo a Seit, altrimenti questo lo sconvolgerà. Murvet risponde che allora la vedranno partire insieme. Seit parla con Yahya e dice che devono assolutamente trovare il modo di liberare Sabri, quindi pensano di introdursi nel commissariato dove Sabri è in arresto. Ali intanto stava cercando Seit e giunge a casa di Emine e qui vede Alia. I due si abbracciano ed Alia gli consegna una lettera da far recapitare privatamente a Petro.
Seit sta programmando l'assalto al centro di detenzione con Yahya e Jelil. Quest'ultimo vorrebbe partecipare, ma è evidentemente ancora troppo sofferente. Infatti, la ferita che ha al petto si riapre e comincia a sanguinare. Quindi Seit manda una delle sue dipendenti all'hotel per prendere delle garze. Guside, appena viene a sapere che sono per Jelil, si prodiga per fargliele avere mettendole nella biancheria sporca ed eludendo quindi i controlli dei militari. Più tardi Guside, Ali e Binnaz sono in hotel quando arriva Petro. Comunica loro che ha venduto l'hotel e che arriverà il nuovo proprietario a conoscerli dopo qualche giorno. Ali ne approfitta per dargli la lettera di Alia. Petro la legge da solo e nella lettera Alia dice che se non manterrà la sua promessa di farla scappare in sicurezza darà la lettera della baronessa Lola a Seit. Guside, angosciata per Jelil, con una scusa va in lavanderia usando il doppione della chiave che è in custodia in hotel. Solo per un minuto riesce a vedere Jelil e a portargli del cibo, poi se ne va e torna in hotel giusto un attimo prima di essere vista da Yahya che la stava cercando ma che capisce che c'è qualcosa di strano in lei. Seit ha messo in atto il piano per liberare Sabri, riesce ad introdursi alla stazione di polizia e a liberare tutti i prigionieri. Preso Sabri, Seit lo porta a casa sua, con Murvet che lo accoglie. Petro torna da Shura e Tina e dice loro che devono anticipare il matrimonio perché devono anticipare la partenza per l'Inghilterra, visto come si sono messe le cose a pera. Il giorno dopo, Seit, dopo aver fatto colazione con tutti, compreso Sabri e Alia, felicissimi di rivedersi, va in lavanderia. Qui, dopo aver parlato con Jelil, riceve una lettera da una delle sue dipendenti. È la lettera consegnata tempo prima in lavanderia e della quale è stata consegnata una copia uguale per Shura. Seit apre quindi la lettera e vi è scritto che la madre e la sorella di Shura sono scomparse. Jelil chiede di quando sono quelle lettere. Seit dice che probabilmente le lettere li hanno inseguiti visto che hanno delle date vecchie. Poi dice che deve dare quella lettera a Shura per se stesso e per lei. Petro va a trovare Alia a casa di Seit e Murvet mentre lui non c'è e le dice che è tutto pronto per la sua fuga. Quella sera, senza dire nulla a nessuno, deve recarsi in un determinato luogo dove troverà una barca ad attenderla. I due vengono visti parlare da Aisce. Seit va in farmacia per cercare Shura e la trova che sta salutando il suo datore di lavoro. I due si guardano negli occhi e lei comincia a dirgli che si sposa il giorno dopo e che se ne va da lì perché tutto le ricorda lui. Poi lo provoca, dicendo che se quella che tiene in mano è una delle sue famose lettere, lei non... Seit però la interrompe e gliela porge, dicendo che non voleva mandarla tramite Petro e che voleva essere lì quando lei l'avrebbe letta. Shura apre la lettera, legge le parole che annunciano la scomparsa dei suoi cari, quindi sviene tra le braccia di Seit che la prende al volo e si stringe delicatamente a lei. Così terminano queste anticipazioni. Preparatevi perché nell'ultima puntata succederà letteralmente di tutto. Io sono Stefania e come sempre vi invito ad iscrivervi al mio canale Chi è Cosa TV e al mio secondo canale Stefania Serie TV. Un abbraccio e vi aspetto nei commenti per arrivare insieme al gran finale di questa bellissima serie La ragazza e l'ufficiale.